Amici di Mille Mosche, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gabriele e oggi andremo a vedere un po' più nel dettaglio tutta la nuova linea di waders targata Hotfly. Prima di iniziare vale la pena sapere che Hotfly ha prodotto due linee diverse di waders, la Passion e la Alpine Diver V2. La Passion è leggermente più economica perché ha rinunciato magari a qualche comodità, come potrebbe essere ad esempio alcune tasche o alcuni portautensili, ma ha comunque garantito anche per la linea economica un'ottima qualità dei materiali. Poi c'è la linea Alpine Diver V2, che è la top di gamma della serie, con sempre materiali al top e in più molti accessori e tasche che renderanno i vostri waders molto pratici e confortevoli. Ma iniziamo a parlare della linea Passion. Qui sul tavolo con me ho appunto il waders pettorale della linea Passion. Il waders pettorale della linea Passion è dotato di bretelle regolabili. Sulla parte frontale abbiamo un'ampia tasca apribile con del velcro e questa ampia tasca ha un elastico che volendo ne aumenterà la capienza. Di fronte a questo tascone centrale abbiamo un'altra tasca completamente impermeabile grazie alle cerniere della IKK. Ma le tasche non sono finite qui, perché abbiamo un'ulteriore tasca ribaltabile dotata di una chiusura a zip, questa non impermeabile. Andiamo ora a parlare del tessuto. Il tessuto è una microfibra giapponese di alta qualità, è molto resistente all'abrasione e è altamente traspirante. Nella linea Passion ce ne sono ben 4 strati. La caratteristica principale di tutti i waders targati Hotfly sta nel fatto che hanno rinunciato totalmente alle cuciture. Infatti tutti i materiali sono stati assemblati attraverso un sistema innovativo e brevettato di pressione e calore. Grazie a questa termosaldatura sono riusciti a rinunciare ai migliaia di fori causati dalle cuciture, garantendone così una più lunga durata. Ma andiamo ora a vedere il piedone in neoprene. Per quanto riguarda il piedone in neoprene, ha uno spessore di 3 mm e tutte le giunture del neoprene sono state rinforzate con un nastro molto resistente e robusto. La differenza principale che c'è tra il piedone in neoprene della nuova linea e il piedone in neoprene della vecchia linea sta nel fatto che la direzione delle giunture del neoprene non va a incrociarsi. Infatti nella vecchia linea andava ad incrociarsi formando una sorta di Y. Questo incrocio era un possibile punto debole dei waders. Con la nuova linea è stato rimosso questo incrocio e le linee di giuntura del neoprene sostanzialmente corrono parallele una all'altra senza andare a incrociarsi. Per quanto riguarda invece le ghette parasabbia, sono state realizzate con lo stesso materiale dei waders. Come tutte le ghette parasabbia dei modelli che andremo a vedere oggi, sono dotate di un gancio ferma posizione. Andiamo ora a vedere l'altro modello della linea Passion, il waders a vita. Il waders a vita, logicamente, essendo un pantalone, rinuncia a tutta la parte pettorale, quindi non ha tasche poste sul petto, ma ha una tasca ribaltabile dotata di una zip non impermeabile. Anche qui troviamo delle bretelle regolabili e queste bretelle possono essere rimosse con molta facilità grazie all'apposita clip. C'è anche in questo modello di waders una cintura regolabile. Per quanto riguarda il tessuto valgono le cose che vi ho appena detto per il waders pettorale della linea Passion. Passiamo ora al top di gamma della serie, gli Alpine Diver V2. Iniziamo col vedere la versione a vita, quindi il pantalone. Il pantalone è dotato di 2 tasche frontali, una a destra e una a sinistra. Entrambe sono impermeabili grazie alla cerniera della IKK. All'interno potremo alloggiare tranquillamente cellulare e portafoglio e saremo sicuri di ritrovarli asciutti a fine pescata.
Anche qui abbiamo delle bretelle regolabili e oltre alle bretelle regolabili abbiamo anche una comoda cintura che ci permettono di avere il massimo comfort durante le nostre giornate di pesca. Per quanto riguarda il materiale usato per realizzare questi waders, parliamo sempre di una microfibra fabbricata in Giappone, solo che a differenza della linea Passion troviamo 5 strati invece di 4. Ci sono alcune differenze anche nel piedone in neoprene, perché nella serie Alpine Diver V2 troviamo uno spessore di 4 mm invece che di 3. Le giunture del neoprene sono sempre rivestite con un nastro molto robusto e le linee di giunzione non vanno ad incrociarsi come nella precedente versione. Un'altra differenza che c'è rispetto alla linea Passion sta nel fatto che le ghette parasabbia non sono dello stesso materiale dei waders, ma negli Alpine Diver V2 sono state realizzate in neoprene. Questo neoprene è stato rivestito con un materiale antistrappo. Anche per la linea top di gamma, quindi per gli Alpine Diver V2, non troverete un solo punto di cucitura, ma anche qui i materiali sono stati assemblati attraverso il sistema brevettato da Hotfly di termosaldatura. Diamo ora invece uno sguardo a quello che è il top di gamma di tutta la serie, l'Alpine Diver V2 versione pettorale. L'Alpine Diver V2 versione pettorale è dotato anch'esso di bretelle regolabili. Queste bretelle inoltre sono dotate di comode imbottiture che torneranno molto utili nel caso in cui dovessimo pescare tutto il giorno in maniche corte. Un'altra regolazione molto interessante che hanno queste bretelle sta nel fatto che se noi sganciamo le due clip poste frontalmente e la clip posta sul retro, potremo far scorrere tutta la parte pettorale verso il basso e trasformare in pochi secondi i waders pettorali in waders a vita. Questo torna molto utile d'estate quando vogliamo pescare un po' più al fresco o quando non necessitiamo di un waders pettorale perché peschiamo in acque basse. Un'altra caratteristica di queste bretelle sta nel fatto di avere 3 D-rig, 2 posti frontalmente e uno posto sul retro. Quello sul retro torna utile per agganciare un eventuale guadino, mentre quelli posti frontalmente ci tornano utili per agganciare degli utensili. Abbiamo inoltre 2 tool tab poste sempre sulle bretelle, una a destra e una a sinistra. Con queste 2 tool tab potremo alloggiare ulteriori accessori e possiamo tranquillamente dire che con gli Alpine Diver V2 versione pettorale riusciremo a pescare anche senza gilet. Andiamo ora a vedere la parte pettorale di questi waders. Frontalmente troviamo un altro tool tab sul quale potremo alloggiare altri accessori, poi troviamo una tasca sempre impermeabile grazie alla cerniera della IKK e troviamo 2 tasche laterali, anch'esse impermeabili grazie sempre alla cerniera della IKK. Al suo interno troviamo un comodo rivestimento in pile che ci permette di riscaldarci le mani nel periodo invernale. Oltre all'ampia tasca frontale e alle 2 ampie tasche laterali abbiamo 2 ulteriori tasche e sono ribaltabili. La prima è dotata di 2 scompartimenti con chiusura a zip e sull'esterno abbiamo un pratico patch portamosche. La seconda è stata pensata specificatamente per il telefonino, infatti è completamente trasparente e grazie alla tecnologia touch potremo utilizzare il nostro smartphone senza doverlo estrarre da questa custodia. Un'altra particolarità interessante di questa tasca sta nel fatto che la potremo completamente rimuovere grazie all'apposito velcro. Per quanto riguarda invece il materiale del tessuto, troviamo sempre 5 strati di microfibra fabbricata in Giappone, molto resistente e traspirante. Come in tutti i waders targati Hotfly, anche qui troviamo l'intelligente sistema brevettato di termosaldatura che ha fatto sì di rinunciare a tutti i fori di cucitura, che come detto precedentemente sono la prima causa di infiltrazioni d'acqua nei waders. Per quanto riguarda invece
Il piedone in neoprene non cambia nulla rispetto alla versione a vita. Troviamo sempre uno spessore di 4 mm, giunture rivestite con un nastro molto robusto, ghette parasabbia in neoprene rivestito con materiale antistrappo. Con questo io credo di aver concluso, spero di avervi dato qualche info utile nel caso in cui foste interessati a comprare un nuovo paio di waders. Vi ricordo che se avete dubbi o domande su questo prodotto o su qualsiasi altro prodotto non esitate a contattarci. I nostri canali social sono Facebook, Instagram e YouTube e ci trovate sotto la voce Thousand Flies, mentre tutti i prodotti qui citati li trovate sul nostro store al sito www.thousandflies.com. Con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Salmerino, waders, sigla. I modelli sono 4. I modelli sono 4. La linea. Dominic, ti sento, però sembra che troppa luce. Di rig ne abbiamo 2 davanti e basta, non c'è niente dietro. Cazzo. Amici di Mille Mosche, no basta, l'ho già detto. Amici, siete ancora amici miei.